Benvenuti al primo test di italiano livello B1 di Teacher Stefano. Prima di iniziare il test voglio darti alcune informazioni e spiegarti come funziona. Questo è il test più completo di italiano che troverai su YouTube e si divide in 5 parti: ascolto, lettura, vocabolario, grammatica e per la prima volta su un test su YouTube, conversazione. Una conversazione un po' particolare. Ora ti spiegherò attentamente come funziona e se necessario, per capire bene, attiva i sottotitoli qua sotto. Prima di tutto clicca sul link in descrizione e scarica il foglio delle risposte. Se vuoi puoi stamparlo e compilarlo con una penna, oppure puoi aprirlo sul tuo cellulare e prendere appunti su un pezzo di carta. È molto importante scaricare questo foglio per tenere traccia delle tue risposte e poi controllare come è andato il test. Quindi scarica adesso il foglio qui sotto in descrizione. Metti in pausa e scarica il foglio. Ti aspetto qui. Benissimo, ora prima di iniziare io ti consiglio di sederti ad una scrivania e stare in un ambiente silenzioso, così potrai concentrarti e i risultati del test saranno più accurati. Ti consiglio anche di avere almeno 30 minuti a disposizione, perché questo è un test completo, quindi ci vuole un po' di tempo. Adesso iniziamo con la prima parte di ascolto. Ti spiegherò come funziona questa parte e poi tornerò per spiegarti come funzionano le altre parti. Benvenuti nella prima parte di ascolto. Ascolterai una piccola conversazione tra Claudio e Francesca che parlano di vacanze in Italia. Alla fine dovrai rispondere ad alcune domande a risposta multipla oppure vero o falso. Vedrai le domande sullo schermo e ogni domanda avrà un numero. Segna la risposta corretta sul tuo foglio delle risposte in base al numero corrispondente. Buon ascolto! Pronto? Ciao Claudio, sono Francesca, come stai? Ciao Fra, che bello sentirti. Tutto bene, grazie. Sono appena tornato dalle vacanze, purtroppo. Ah dai, raccontami. Sono stato a Rimini al mare. È stata proprio una bella vacanza. Rimini è una città piena di vita d'estate e ci sono sempre tante cose da fare, anche discoteche per andare a ballare la sera. E tu lo sai che io amo ballare. Sono andato con la mia ragazza e ci siamo divertiti un sacco. Lei è di Bologna, quindi conosce bene quelle zone lì. In realtà volevamo andare anche a Bologna, ma alla fine non abbiamo avuto molto tempo. Ah, quanto tempo siete stati? In realtà saremmo dovuti stare a Rimini per una settimana, però poi Sofì, la mia ragazza, è dovuta tornare a Roma per lavoro e quindi siamo stati solo 5 giorni. Però ti dico, 5 giorni a Rimini vanno più che bene. Poi magari in autunno ci faremo un weekend da qualche parte. E tu dove andrai in vacanza quest'estate? Guarda, quest'estate le vacanze saltano, quindi credo che andrò a settembre. Ma sono ancora un po' indecisa. Stavo pensando alla Toscana, ma non so. Beh, Franci, io sono di Firenze, quindi sono ovviamente di parte. Hai pensato di visitare qualche borgo qui? Secondo me in autunno è perfetto. Stavo pensando San Gimignano. Tu hai qualche consiglio? Io conosco San Gimignano come le mie tasche, quindi te la consiglio assolutamente. Si mangia benissimo e l'atmosfera, guarda, è magica. Non so quanto tempo avrai, però ti consiglio di fare un salto a Siena. Sì, in realtà stavo pensando di prendere un hotel a Siena e poi girare tra i borghi. Secondo te serve la macchina? Sì, puoi muoverti in autobus senza problemi, però, insomma, la macchina ti dà più indipendenza. Ora riascolta l'audio andando al minuto 2:39, oppure procedi alle domande. Perfetto, ora è il momento di rispondere alle domande. Iniziamo. Se necessario, metti in pausa il video per avere più tempo per rispondere alle domande. Cosa ha apprezzato di più Claudio della sua vacanza? Il mare? Il cibo? Le discoteche? Claudio è stato in vacanza a Bologna, vero o falso?
Per quanto tempo è stato in vacanza Claudio? Una settimana? 5 giorni? Un weekend? Francesca andrà in vacanza d'estate, vero o falso? Claudio non conosce molto bene San Gimignano, vero o falso? Francesca in Toscana noleggerà sicuramente una macchina, prenderà un hotel a San Gimignano per girare tra i borghi, visiterà diversi borghi toscani. Benvenuti alla parte di lettura. Adesso vedrai sullo schermo un piccolo paragrafo su alcune tecniche per parlare in pubblico. Io ti consiglio di leggerlo in 3, massimo 5 minuti. Quindi, quando il paragrafo è sullo schermo, metti in pausa e leggi attentamente. Però non leggerlo troppe volte, altrimenti potresti confonderti. Poi dovrai fare alcuni esercizi, rispondere ad alcune domande e associare delle parole del testo ai loro sinonimi. Non ti preoccupare, come sempre vedrai tutto sullo schermo. Iniziamo. Ecco qui il testo. Metti in pausa e riprendi il video quando hai finito di leggerlo. Cosa hanno in comune tutti gli oratori? Se la cavano bene a parlare in pubblico, parlano davanti a un pubblico grande o piccolo, hanno tutti lo stesso scopo, convincere. Secondo l'autore è importante guardare sempre il pubblico, usare le mani il più possibile, parlare con un tono di voce alta. Per esprimere una critica possiamo stringere il pugno, puntare uno spettatore o un oggetto, muovere le mani orizzontalmente. Se ti senti agitato, immagina di vedere il pubblico nudo. Fai una pausa, fai un respiro e affrettati a finire. Associa le parole del testo con i sinonimi. Leggi la frase del paragrafo per capire il contesto. Metti in pausa per fare l'esercizio con calma. Benvenuti alla parte di vocabolario. Ora vedrai un testo bucato che dovrai completare con la parola giusta. Una semplice parola, qualsiasi parola. Quindi cerca di capire la parola corretta dal contesto. Scrivi la parola corretta sul foglio delle risposte in corrispondenza del numero che vedrai sullo schermo. Iniziamo. Ecco il paragrafo. Metti in pausa e riprendi il video quando sei pronto. Benvenuti alla parte più impegnativa, grammatica. Qui ci saranno 3 esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Iniziamo col primo esercizio. In questo esercizio devi completare le frasi con il verbo giusto e puoi scegliere tra presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, congiuntivo presente e imperfetto e condizionale. Buona fortuna! Metti in pausa.
Benissimo, passiamo all'esercizio successivo. Ora completa con il giusto pronome oggetto diretto, indiretto, combinato, ne o ci. Per finire, facciamo questo esercizio sulle preposizioni. Devi completare con la giusta preposizione semplice o articolata. Benissimo, sei stanco o stanca? Beh, forse un po', ma non ti preoccupare, siamo arrivati all'ultima parte, la parte di conversazione. Ovviamente non ci sarà una vera e propria conversazione, perché è impossibile. Però ho preso spunto dalle più moderne tecnologie di test di lingua per cercare di fare qualcosa per valutare a distanza il tuo livello di conversazione. Ora ascolterai in rapida successione 10 frasi. Quello che dovrai fare è ripetere esattamente nello stesso modo e in modo accurato queste frasi. Ti faccio capire come funziona. Guarda. Oggi parto per l'Italia. Oggi parto per l'Italia. A che ora vuoi uscire? A che ora vuoi uscire? Quindi tu ascolterai la frase e avrai poco tempo per ripeterla ad alta voce. In totale ci saranno 10 frasi e la loro difficoltà aumenterà sempre di più. E tu dovrai fermarti quando non riesci più a stare al passo. Quindi se tu per esempio arrivi alla frase numero 5 e non riesci a ripeterla in tempo ed è troppo difficile per te, allora avrai ottenuto un punteggio di 4 su questo test. Se arrivi alla frase numero 8 e non riesci a ripeterla, hai ricevuto un punteggio di 7. E mi raccomando, non mettere in pausa il video e non tornare indietro, altrimenti questo test non funziona. Quindi tu non ti preoccupare, concentrati, ripeti e cerca di fare il tuo meglio, però davvero non ti preoccupare, senza nessuna pressione e senza stress. Dai, iniziamo! Vorrei un caffè, grazie. Andiamo al cinema stasera? Devo andare a fare la spesa domani. Mi hanno rubato la borsa. Potresti darmi una mano? Dai, sbrigatevi o perderemo il treno. Daglielo subito. Può darsi che Luca non venga stasera. Ci avrebbero dovuto rimborsare i biglietti. Se fosse per me non ci tornerei mai più in quel posto. Adesso scrivi sul foglio delle risposte il tuo punteggio. Benissimo, abbiamo finalmente finito. Questo test è stato incredibile. E ora è arrivato il momento di sapere com'è andata. Per correggere il test, clicca sul link in descrizione dove dice Ottieni risultati. Ottieni risultati. Qui andrai sul mio sito, dovrai inserire la tua mail e io ti invierò i risultati del test. Così potrai fare un'autovalutazione e scoprire se hai passato il livello B1. Poi ovviamente voglio sapere com'è andata, quindi torna su questo video e scrivi qui sotto nei commenti il tuo punteggio o anche mandami una mail. Sono molto curioso di sapere. E ovviamente non preoccuparti, se il test non è andato molto bene, significa che non sei ancora pronto o pronta per il livello B1, ma puoi studiare per raggiungerlo. Inoltre, sulla pagina Ottieni i risultati del mio
sito troverai anche tanti link per studiare le cose che c'erano nel test. Quindi se hai sbagliato alcune cose di grammatica, puoi vedere sul mio canale YouTube dei video per migliorare. Ricorda, il test è semplicemente un modo per autovalutarci e capire che cosa dobbiamo migliorare. Nessuno ci sta giudicando. Quindi buono studio e controlla il test e fammi sapere com'è andata. E se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, perché così mi aiuterai a far crescere il mio canale, e iscriviti al canale se vuoi altri contenuti come questo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!